Benvenuti, anime irrequiete e cacciatori di verità nascoste, nel vostro rifugio quotidiano, l'angolo in cui la patina dell'apparenza si incrina e lascia intravedere il battito vivo dello spettacolo. Bentornati su Turkey News Magazine. Oggi vi porto nel cuore di un uragano silenzioso e devastante, un evento capace di incrinare le fondamenta di una delle produzioni più attese dell'anno. Immaginate un set avvolto in penombra, dove la finzione a un certo punto arretra per lasciar passare una realtà così ruvida da spaventare persino chi quella realtà la sta creando. Al centro di questo vortice emotivo, due nomi che bastano da soli a far vibrare le timeline e i corridoi dei teatri, l'intenso e ferreo Mert Ramazan Demir e l'istintiva, cangiante Afra Saraciolu. Quello che doveva essere un giorno come tanti si è mutato in una leggenda urbana che incendia chat private di addetti ai lavori e forum di fan attenti ai minimi dettagli. Ma cosa è davvero successo quando la macchina da presa ha continuato a girare contro ogni prudenza? Prima di aprire porte che qualcuno vorrebbe tenere serrate, vi chiedo un gesto semplice ma decisivo. Iscrivetevi a Turkey News Magazine, attivate la campanella per restare agganciati al battito della Turchia. E se desiderate sostenere il nostro lavoro investigativo accedendo a contenuti esclusivi, premete con decisione sul pulsante Iscriviti. Il vostro supporto è il sangue che mantiene in vita queste storie. Un like e un commento sono il vostro biglietto in prima fila. Siete pronti a sollevare il velo sulla sequenza che tutti tentano di nascondere? Andiamo! Amici di Turkey News Magazine, esistono istanti nella storia dello schermo in cui l'arte smette di essere recitazione e si trasforma in vita, imperfetta, bruciante, incontrollabile. È proprio ciò che si mormora sia accaduto su quel set blindato che, per gioia e tormento di milioni di spettatori, ha riunito Mert Ramazan Demir e Afra Saraciolu sotto lo stesso tetto. Ciò che era stato schedulato come una giornata di lavoro scandita da call sheet, segni sul pavimento e copioni imparati a memoria, in pochi minuti ha deragliato oltre i confini del mestiere. Tutto ruota intorno a una sequenza sussurrata con timore reverenziale, la scena proibita. Non lasciatevi ingannare dall'etichetta, non parliamo di scandali triviali o di rivelazioni gratuite. Il rischio era altrove. In un'emozione esplosa senza permesso, in un confronto improvviso e non previsto, capace di trascinarli oltre la linea che separa il ruolo dalla persona, in un territorio dove i personaggi si sfaldavano e restavano soltanto le loro nervature più umane. Si dice che una troupe ridotta all'osso, legata da impegni di riservatezza, abbia assistito alla metamorfosi di un semplice passaggio narrativo in una caduta libera nella parte più buia del sentimento. Il regista dà l'azione, e l'aria cambia. Un crepitio. Una pressione. Qualcosa di istintivo si spande tra le pareti. Mert e Afra non pronunciano più battute, rispondono a un richiamo antico, si muovono come se portassero addosso ricordi troppo pesanti per la lingua. Dai monitor, il regista resta ipnotizzato e non trova la forza di dire stop. Immaginate la scena, silenzio da convento. Il ronzio tenue della camera. Passi che evitano di cadere. Due interpreti che si incontrano in una fessura del tempo dove ogni battito di ciglia conta, dove il respiro diventa dialogo e la pausa una dichiarazione. L'intesa si allunga, si approfondisce, si fa duello, ma non di corpi, di anime. A un certo punto smettono di recitare. Sanguinano. I bordi di cartone dei personaggi crollano e lasciano emergere contorni feriti, sinceri, scorticati. È la decisione di non interrompere, di lasciare girare il vortice, a imprimere a quella sequenza il suo soprannome. Quando finalmente la camera si ferma, nessuno osa un suono. L'aria sembra consacrata, come una navata improvvisamente consapevole dei propri echi. Un membro della produzione, più tardi, giurerà che la luce pareva disegnata per trattenere il silenzio, che l'obiettivo era diventato una spia in confessionale. Al primo comando di stop, nessuno si fida della propria voce. È la quiete dopo un miracolo o dopo una ferita. Poi scattano i protocolli. Il materiale, trattato come brace viva, finisce su unità separate. Un livello di cifratura sopra l'altro. Accessi a strati, concessi solo a un pugno di persone. Sicurezza a guardia degli ingressi del teatro di posa,
sguardi piantati nei corridoi come nel cavo di una banca. Anche i veterani riconoscono un'atmosfera straniante, quella sospensione in cui ogni passo è meditato e ogni bisbiglio pesa come una scelta. E loro? La leggenda vuole che l'incantesimo si infranga e i due corrano lontani, ciascuno verso il proprio margine. Lui, famoso per la disciplina, cammina il perimetro con quello sguardo introverso che i fan conoscono, le mani in tasca, rifiutando l'idea di una pausa di cortesia. Vuole trattenere il residuo, incanalare il dolore nella successiva inquadratura. Lei, che porta luce come una seconda pelle, chiede di oscurare la sala trucco. Gli specchi ruotano, le lampadine si spengono, il drone morbido dei fan resta in lontananza mentre siede a respirare, sola con un cuore che non ha ancora capito che si trattava solo di una scena. Chi li ha visti giura che sembravano due persone con qualcosa lasciato a terra, in attesa di trovare la forza per chinarsi a raccoglierlo. Da lì in poi, guerra silenziosa a porte chiuse. Il regista è convinto che quello sia il battito dell'intero progetto, il polso capace di far decollare lo show dal molto buono all'indimenticabile. Davanti a lui, dirigenti e produttori con occhi vigili e calcolatori, inquieti che tanta crudezza non filtrata possa inclinare la bilancia o spaventare una fetta di pubblico. Le riunioni divise in agenda prendono fuoco. I calendari slittano come dune. L'arte urta contro il business e nessuno arretra. La post-produzione diventa una pentola in pressione. Il primo montaggio, bisbigliano gli insider, dura più del previsto e sfida lo spettatore a non distogliere lo sguardo. Poi arrivano i tagli, poi i nuovi tagli, poi versioni alternative che si moltiplicano come riflessi in una stanza degli specchi. Ogni taglio suggerisce conseguenze diverse per la storia. Ogni revisione respira una voce nuova. Con ogni iterazione la mitologia si inspessisce. Un'inquadratura troppo tenera, un'altra pericolosa, un'altra ancora sincera fino all'insopportabile. Fuori, nel frattempo, la rete entra in delirio. Il silenzio della produzione, e il rifiuto di Mert e Afra di chiarire, gettano benzina sui thread. Ann-Teaser appare all'improvviso, un solo battito. Afra che espira con il dolore inciso attorno alla bocca. Mert che si irrigidisce come punto da un livido antico. Un battito di ciglia su una timeline. Tanto basta per scatenare commenti a centinaia. Se mostrano questo, la stagione tremerà. Questo li ridefinirà. Qualcuno sussurra a una strategia di lungo corso, raffinata, una combustione lenta degna dei migliori reparti marketing. Magari hanno ragione. La promozione si ricalibra e orbita attorno a quella gravità invisibile. Meno indizi, mistero più denso. Gli editori pesano ogni fotogramma del trailer come polvere d'oro, un soffio di troppo e l'incanto si spezza, troppo poco e la spinta evapora. È facile fare rumore con una voce. È difficile prendere nota, colpire le marcature e tornare all'obiettivo dopo essersi scorticato dentro. Loro ci riescono. Non negano. Non confermano. Lasciano parlare il lavoro. Torniamo allora all'immagine da cui tutto è partito. Un palco sigillato, una troupe scheletrica, un regista convinto che certe verità escano allo scoperto solo quando nessuno si aspetta di catturarle. Una luce che scolpisce il respiro. Una camera che preferisce i volti alle parole, che ascolta tanto quanto registra. Due attori che affondano nei ruoli ed emergono cambiati. Il resto è attesa, un pubblico in ascolto, pronto al tuono o al silenzio, senza sapere quale desideri di più. C'è un pettegolezzo insistente, quella sequenza non esisteva in nessuna versione iniziale del copione. È arrivata tardi, evocata da un'alchimia che riaffiora ogni volta che Mert e Afra condividono lo spazio, generata da uno scambio in prova capace di abbassare la temperatura della stanza. C'è una frase che rimbalza nelle riunioni segrete, il cuore del progetto. Chi ha sentito il regista a porte chiuse ripete un'unica linea: se non usiamo questo, la storia respirerà, ma non canterà. Tagliarla sarebbe una decisione ordinata, e un'amputazione creativa. E la domanda che i fan gridano nella notte non trova pace: quando la vedremo? Alcuni puntano su una versione estesa protetta da password,
un pellegrinaggio digitale per i più fedeli sulla piattaforma della serie. Altri scommettono che la stagione ballerà intorno al tuono, lasciandolo brontolare fuori campo, così che ogni settimana le conversazioni si addensino come nuvole cariche. Una teoria sussurra che nei riassunti futuri verranno seminati indizi, qui un gesto, lì una frase, briciole per una pagnotta che non ci sarà mai concesso affettare. Una cosa pare certa, il percorso del racconto ha già cambiato rotta. Se la sequenza entrerà in canon intatta, i rapporti si inclineranno, la posta in gioco si farà più tagliente, e chi apparirà sullo schermo sembrerà insieme più pericoloso e più fragile di prima. Se svanirà, la leggenda si gonfierà per colmare il vuoto, e ogni momento successivo sarà misurato contro un fantasma. In ogni caso, il pubblico è stato addestrato a vedere più di quanto vedeva. E cosa significa che un respiro, una pausa, un tremito di voce possano scuotere un'intera produzione? Che cosa dice di Mert Ramazan Demir e Afra Saraciolu il fatto che sconosciuti, lontani da quella stanza, abbiano percepito la vibrazione attraverso un trailer di pochi secondi? Loro sono sempre stati precisi, generosi con i colleghi, fieramente riservati senza irrigidirsi. Stavolta, la disciplina stessa sta scrivendo la narrazione con più chiarezza di qualunque strategia stampa. Un dettaglio dopo l'altro, Mert che ritorna sul set con i pugni chiusi e le spalle a proteggere il petto. Afra che spegne ogni luce e lascia che il buio la culli per qualche minuto, prima di rialzarsi con lo sguardo fermo. Le voci raccontano che, quando hanno riaperto la porta della sala trucco, sul banco fosse rimasto un bicchiere d'acqua a metà, come una virgola tra due capitoli. Un assistente ha detto che in corridoio, per una volta, nessuno correva. Le trattative proseguono. An Executive insiste sul fatto che la sequenza vada dosata, che bisogna salvare la sorpresa per un episodio chiave. Un altro teme reazioni e propone di girare un'alternativa più morbida. Il regista, a denti stretti, rilancia, aggiustiamo tutto, ma non svuotiamo niente. Nei computer della post i file portano nomi in codice, le timeline si riempiono di clip identiche, tagliate in modo appena diverso, come se l'ago cercasse la cucitura perfetta su un tessuto che si muove. Intanto, la squadra social rivede la mappa, meno didascalie, più sguardi. Le grafiche perdono colori e guadagnano spazio negativo. E in quell'assenza, tutto parla. Mert, dicono, ha chiesto una sola cosa, un set chiuso fino al blocco successivo, 0 visite. Afra, dicono, ha chiesto tempo, poco ma vero, per togliersi la scena di dosso e rientrarci fresca. Hanno ripreso a lavorare, colpendo i segni con la cura chirurgica che li ha resi amati e temuti. Quando il regista ha chiesto una ripetizione di un momento innocuo della sequenza, entrambi hanno sorriso corto e hanno risposto di sì senza battere ciglio. Non hanno aggiunto una parola. È bastato. E adesso siamo qui, in questa attesa tesa. Nel montaggio si gioca a Tetris con il destino di una stagione. Fuori, i fan decifrano ogni microespressione e si domandano se la celebre scena proibita diventerà materia di studio o resterà una ferita privata, velata da tende sottili. La verità, probabilmente, è più semplice e più dura, certe scene non si filmano, accadono. E quando accadono con Mert Ramazan Demir e Afra Saraciolu, la scossa si sente anche a chilometri di distanza, attraversa fibre ottiche e agguanta i polsi. Siamo arrivati alla soglia del nostro racconto. La scena proibita di Mert e Afra cammina già nei corridoi di ogni episodio che ancora non abbiamo visto. È un fantasma che precede i propri passi, una promessa che rimbomba. Noi di Turkey News Magazine resteremo appostati a ogni sussurro, a ogni frame, a ogni eventuale fuga di notizie. Se questo sguardo dietro le quinte vi è piaciuto, lasciate un like e condividetelo con chi ama il cinema autentico e le emozioni forti. Non dimenticate di iscrivervi e, soprattutto, di considerare l'opzione iscriviti per sostenere il canale e permetterci di continuare a scoperchiare questi segreti. La vedremo mai, per intero? Il dibattito è aperto. Grazie per essere stati con noi, e appuntamento al prossimo video, dove la verità ha sempre l'ultima parola. A presto!